Ciao ragazzuoli, oggi vi porto una chicca che non si conosce molto in Italia, però per me che vivo nel Regno Unito sento parlare spesso di queste chitarre sia nel bene che nel male. Poi anche il fatto che volevo portare qualche recensione di chitarre fatte, costruite completamente in canale ed è questa quella che volevo portarvi per tanto tempo. Sto parlando delle Chapman Guitars, che non è altro che una compagnia nata dalla collaborazione di uno youtuber, Rob Chapman in questo caso, e un negoziante di strumenti di chitarre, uno dei più famosi tra l'altro nel Regno Unito, Lee Andertons di Andertons Guitars. Tanto tempo e capelli fa questi giovanotti avevano proposto una collaborazione al loro pubblico chiedendogli di delineare praticamente le features di una chitarra che gli sarebbero piaciute di più. Da questa collaborazione poi è nata la prima Chapman Guitars ML1, che poi la compagnia ha cavalcato un po' l'onda grazie un po' alla fama di YouTube, tra chi la odiava, chi la adorava. Hanno avuto ovviamente i loro alti e bassi, però per una piccola compagnia hanno veramente realizzato tanto. Basta pensare che tra i loro artisti milita appunto Diego Cavallotti, il chitarrista della Cuna Coil, ed hanno sfornato anche uno dei miei chitarristi preferiti degli ultimi tempi, Rabea Massad, e tanti altri. Ed appunto oggi la Chapman Guitars mi ha mandato questa bellissima chitarra. È un peccato che la devo rimandare indietro. Che bella, oh! Vi lascerò un link qua sotto al sito della Chapman Guitars, però queste belle chitarre le vendono anche da Thomann, quindi vi lascerò anche un link da Thomann qua sotto affiliato se volete supportare il canale, ma soprattutto se vi piacciono queste chitarre mi raccomando lasciatemi un like grosso quanto una casa e considerate iscrivervi, magari fatemi anche sapere se ci sono delle chitarre che potrei portare in canale in futuro, vorrei fare un po' più recensioni nell'anno prossimo. Ma ciancio le bande, cominciamo a parlare di questa bella bestia. Questa che ho in mano è la Chapman ML1. ML sta per Monkey Lord, non chiedetemi il perché. Cominciamo dai dettagli e dalle specifiche dello strumento. Questa chitarra ha un bellissimo manico in acero. Se me lo chiedete a me è un po' bianchino, avrei preferito magari un manico nero, ma queste sono le mie preferenze. Scalatura del manico 25 pollici e mezzo, abbastanza standard, con una bella tastiera in ebano. Ed ha un radius di 13 pollici e mezzo, che è abbastanza inusuale. Una voluta che non fa mai male e 24 tasti jumbo in nickel. Una cosa particolare delle Chapman è che hanno le tastiere coi bordi quasi arrotondati, il che ci dà una sensazione di una chitarra che è già stata suonata da tempo. Paletta inversa che è molto diversa dalle solite chitarre americane. Questo perché? Secondo alcuni ci aiuta ad avere le corde più sottili, un pochino più morbide, quindi hanno meno tensione, il che ci aiuta nei bending. E le corde gravi invece sono più in tensione. Questo appunto ci dà un suono un pochino più definito e soprattutto possiamo anche fare, non so, il drop D o anche il drop C. I puntini bianchi come segnatasti con il segno dell'infinito al 12° tasto. Oppure un 8. Capotasto in Tusk. Capotasco? Parliamo del body, abbiamo un top in ontano con un'impiallacciatura di frassino sopra e questo colore deep red, tutto satinato e di binding a vista che le danno un bel carattere. Un ponte Chapman hardtail con le corde che passano da dietro e di fabbrica escono con le Ernie Balls 1046. Per l'elettronica abbiamo dei pickup Chapman Sonor Zero, un tono, un volume e un selettore a 3 posizioni. Il tono ha anche un bel push-pull per fare il coil splitting che a me piace tanto. Passiamo un pochino al feeling della chitarra e come me la sento suonare. manico
lato è un profilo a C, è un po' più tondeggiante, leggermente più spesso dei soliti manici a C, almeno a mio parere, però anzi è abbastanza comodo da suonare, insomma, quindi non mi dispiace affatto. Sento leggermente sì che la tastiera è arrotondata, comunque i tasti sono anche fatti molto molto bene, e se siete degli shredderoni diciamo che è molto facile arrivare ai tasti più alti, e soprattutto la finitura satinata è una cosa che a me piace veramente veramente tanto, perché aiuta veramente il pollice a scorrere su e giù per la tastiera, quindi un altro punto a vantaggio della Chapman. Le meccaniche sono le meccaniche targate Chapman, non sono male devo dire, insomma tengono la cordatura abbastanza bene, non sono locking tuners, però per questo magari ci sono dei modelli sempre della Chapman un po' più costosi, però hanno questa features. Ed ora passiamo al suono. I pick-up hanno un output abbastanza medio, adesso stiamo leggendo che sono dei pick-up ceramici con una resistenza di 10.5 al manico e 12.5 al ponte, quindi non sono né dei pick-up stile diciamo vintage o comunque output basso, né neanche pick-up attivi che hanno un output esagerato, sono molto bilanciati. Hanno un bel attacco, sono abbastanza definiti, ovviamente per il prezzo non possiamo aspettarci dei Seymour Duncan, anche se ci sono appunto delle chitarre della Chapman Guitars che montano gli stessi pick-up che ho nella mia Arda, che sono praticamente i Pegasus Sentient, e sono veramente ottimi, mi piacciono veramente tanto questi pick-up. Anche con il coil split la chitarra viene veramente molto versatile. Ovviamente non vi sostituirà la Stratocaster, però può veramente aiutare ad ottenere certi suoni un po' single coil, quindi un altro punto a favore di Chapman. Ma quindi perché questa chitarra? Di certo non ci andrei a suonare la mazurka. Anche se la Chapman ha una serie appunto vintage, questa è la chitarra modern, la fascia modern, quindi è per il chitarrista decisamente moderno, qualcuno che vuole delle feature un po' innovative, qualcosa di un po' diverso dalla solita Stratocaster o la solita Les Paul, e soprattutto un bel look diverso, diciamo che comunque è una bellissima chitarra. Ed il fatto che comunque Chapman ascolta veramente tanto, le communities sono veramente sempre online a postare ogni video in cui vengono taggati, diciamo che comunque è una compagnia che sta a sentire a quello che vogliono i chitarristi odierni, e questo secondo me le differenzia molto da molte compagnie.
Quindi veramente promossa questa chitarra, mi è piaciuta veramente tanto e sicuramente non sarà l'ultima volta che vedete una Chapman in canale. Magari me ne compro una. In conclusione è veramente un peccato che la devo dare indietro, mi è piaciuta veramente tanto questa chitarra, molto comoda devo dire, però la sto tenendo per un altro paio di settimane, quindi fatemi sapere se avete voglia di fare un approfondimento, quindi lasciatemi qualche commento per farmi sapere cosa ne pensate di questa chitarra e se volete approfondimenti. Nel frattempo, come ho detto, vi lascio un link qua sotto se volete dare un'occhiata alle Chapman Guitars. Questa ovviamente è il modello standard, però hanno delle chitarre con altre features maggiori, tipo tasti in acciaio, pickup Seymour Duncan e dei top veramente belli. Vi lascio appunto il link qua sotto sia al loro sito che a Thomann, però nel frattempo vi ringrazio veramente tanto di aver visto questo video, spero vi sia stato utile, se lo è stato lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un altro video. Ciao!